Benvenuti al nostro podcast, Italian Flow. Il podcast dove l'italiano non è solo grammatica, ma è vita vera. Io sono Antonio. E io sono Giorgia e oggi, amici, parliamo di una cosa che riguarda praticamente ognuno di voi che ci sta ascoltando in questo momento. Sì, perché quante volte è successo? Sei lì, hai la frase in testa, sai le parole, conosci pure la grammatica e poi, zitto, silenzio totale. Il famoso blocco, io lo chiamo così, quel momento in cui il cervello dice «No, aspetta, non sei pronto» e invece la bocca non si muove proprio. Esatto. E l'episodio di oggi si chiama Il silenzio che ci costa caro, perché quel silenzio, amici miei, ha un prezzo. Ci costa opportunità, conversazioni, amicizie, ricordi che potevamo avere e che invece perdiamo per la paura. Ma oggi cambiamo le cose. Oggi vi diamo strumenti veri, pratici ed esperienze nostre, personali, per aiutarvi a passare dal silenzio alla parola. Pronti? Iniziamo. Antonio, ti faccio una domanda diretta. Tu ricordi la prima volta che hai avuto paura di parlare in una lingua straniera? Altro che se ricordo. Avevo 20 anni, ero a Londra e un ragazzo al bar mi ha chiesto «How's it going?» Una domanda semplicissima. E io, niente, silenzio. Ho risposto con un sorriso imbarazzato e ho ordinato il caffè indicando con il dito. No, il dito no. Il dito, Giorgia, il dito. E in quel momento ho pensato, ma io l'inglese lo studio da anni, perché non riesco a dire 3 parole? Ed è lì il punto centrale di oggi. Il problema quasi mai è la conoscenza della lingua. Il problema è la testa, è la paura del giudizio. Pensiamo sempre «e se sbaglio? E se ridono di me? E se non capiscono il mio accento?» E questi pensieri, amici, ci paralizzano prima ancora di aprire bocca. Ma vi dico una cosa che ho imparato vivendo io stessa questa esperienza. Al contrario, quando ero in Spagna e cercavo di parlare spagnolo, le persone non stanno lì a giudicare i tuoi errori. Le persone sono felici, sono commosse quando vedono che qualcuno sta facendo lo sforzo di parlare la loro lingua. È verissimo. Un errore di grammatica non ha mai rovinato un'amicizia. Il silenzio, invece, sì. Bellissima frase questa, Antonio. Scrivetevela da qualche parte, ragazzi. Un errore non rovina un'amicizia. Il silenzio, sì. Allora, Giorgia, parliamo di un errore che fanno praticamente tutti gli studenti di italiano. La traduzione mentale. Esatto. Tu pensi nella tua lingua, poi in testa traduci parola per parola in italiano e nel frattempo il tempo passa, la persona davanti a te aspetta e tu sei ancora lì a cercare il verbo giusto. È come guidare con il freno a mano tirato. Puoi anche andare avanti, ma con enorme fatica e lentezza. Mi piace questa immagine. Allora come si risolve? Si risolve iniziando a pensare direttamente in italiano, anche con frasi bruttine, anche semplicissime. Non sto per esprimere un concetto complesso. No, iniziate con ho fame, fa caldo oggi, sono stanca. Frasi corte, frasi vere, frasi della vita quotidiana. Esatto. Io consiglio sempre un esercizio. Quando fate colazione, raccontatevi mentalmente cosa state facendo, in italiano. Adesso prendo il caffè, metto lo zucchero, mi siedo al tavolo. Sembra stupido, Non è stupido affatto. ma allena il cervello a saltare la traduzione e ad andare dritto al pensiero in italiano. Ora vi racconto una cosa che magari vi farà ridere. Io, quando stavo imparando il tedesco, parlavo da solo in macchina. Ah, questa la conosco bene. Le persone al semaforo mi guardavano come se fossi impazzito, ma io lì, tranquillo, raccontavo la mia giornata in tedesco. Oggi sono stanco, ho lavorato tanto, stasera voglio guardare un film. E funzionava? Funzionava benissimo, perché quando devi parlare con una persona vera, la tua bocca ha già fatto pratica, non è la prima volta che quelle parole escono. Questo è un consiglio d'oro per chi ci ascolta. Parlate da soli, davanti allo specchio, in macchina, sotto la doccia, non importa dove. Raccontate la vostra giornata in italiano, anche se nessuno vi ascolta. E se volete fare un passo in più, registratevi con il telefono. Sì, e poi riascoltatevi. All'inizio fa un po' impressione sentire la propria voce, lo so, Terribile, è la prima volta. ma è un modo potentissimo per capire dove sbagliate, dove esitate e per costruire fiducia in voi stessi. Ogni volta che vi riascoltate e capite qualcosa in più, la fiducia cresce. Antonio, parliamo adesso di immersione linguistica, perché anche se non vivi in Italia, puoi comunque circondarti di italiano ogni giorno. Vero. Io la chiamo portare l'Italia dentro casa tua. Cambia la lingua del telefono in italiano. Guarda le serie italiane, magari con i sottotitoli all'inizio, poi pian piano senza.
Ascolta musica italiana mentre cucini, mentre pulisci casa, mentre fai sport. Un consiglio che do sempre ai miei studenti: prendete un'attività che già fate ogni giorno nella vostra lingua e trasformatela in italiano. Se ti piace leggere le notizie, leggi un sito di notizie italiano. Se guardi video di cucina, cerca video di cucina italiana. E naturalmente ascoltare questo podcast ogni giorno è già un ottimo esercizio di immersione. Ecco, bravo, un po' di pubblicità per noi. Ma è vero, non dovete capire ogni singola parola. L'importante è restare esposti alla lingua, giorno dopo giorno. Il cervello si abitua, anche senza che ve ne accorgiate. C'è una tecnica che amo particolarmente, si chiama shadowing. Spiegala bene, perché è potentissima. Consiste nell'ascoltare una frase e ripeterla quasi in tempo reale, insieme all'audio, non dopo, insieme. Come un'ombra, appunto. Segui il suono, il ritmo, l'intonazione della lingua. All'inizio sembra impossibile, vi avviso. La lingua si aggroviglia, sbagliate, vi fermate. Ma dopo qualche settimana di pratica, la differenza è enorme. Perché non state solo imparando le parole, state allenando la bocca, i muscoli, il ritmo naturale della lingua italiana. Esatto, e questo è il motivo per cui tante persone capiscono l'italiano ma non riescono a parlarlo fluentemente. Capire è passivo, parlare è attivo, fisico, muscolare quasi. Antonio, voglio parlare adesso di una cosa più personale, più emotiva. Dimmi. Quante persone conosciamo che sanno l'italiano da anni, a livello di grammatica, di vocabolario, ma non parlano perché hanno paura? Tantissime, ed è straziante sinceramente, perché hanno già tutti gli strumenti, manca solo il coraggio. E la cosa più importante da capire è questa: il modo in cui parlate a voi stessi conta. Se ogni giorno vi dite «non sono capace, la mia pronuncia fa schifo, non imparerò mai», il vostro cervello vi crede. Cambiate frase. Invece di dire «non so parlare italiano», dite «sto imparando a parlare italiano». Invece di dire «ho sballato tutto», dite «ho provato e la prossima volta faccio meglio». Sembra una piccola differenza, ma cambia completamente l'energia con cui vi avvicinate alla lingua. Ogni parola che dite in italiano, anche sbagliata, anche imperfetta, è una piccola vittoria. Non dimenticatelo mai. Bene, ora un po' di consigli pratici, veloci, da usare da subito. Primo, preparate frasi utili in anticipo. Se sapete che andrete al ristorante, scrivete e ripetete «vorrei prenotare un tavolo per 2, per favore». Cosa mi consiglia? Secondo, imparate le frasi di sopravvivenza, quelle frasi che vi salvano quando non capite tutto. Può ripetere, per favore? Può parlare più lentamente? Non ho capito bene, mi scusi. Queste frasi, ragazzi, sono oro puro. Vi tengono nella conversazione anche quando siete in difficoltà. Terzo, create una routine linguistica, anche solo 10 minuti al giorno, ma tutti i giorni. La costanza batte sempre l'intensità. Meglio 10 minuti ogni giorno che 2 ore una volta alla settimana. Quarto, e questo mi sta molto a cuore, cercate occasioni reali per parlare, anche solo 5 minuti con un madrelingua, un messaggio vocale a un amico italiano, una chiacchierata al bar se siete in Italia. Ogni piccola conversazione conta, costruisce fiducia, un mattoncino alla volta. Antonio, voglio raccontare una storia se posso. Certo, dimmi. Tempo fa ho conosciuto una signora. Si chiamava... non importa il nome. Diciamo che studiava italiano da 3 anni. 3 anni, capisci? Grammatica perfetta, vocabolario ricchissimo, ma non aveva mai avuto una vera conversazione con un italiano. Mai. Per paura. 3 anni di silenzio. Esatto. Poi un giorno, per caso, si è trovata seduta accanto a un signore italiano su un treno. E invece di restare zitta, come al solito, ha deciso di provare. Ha detto una frase semplicissima. «Scusi, questo treno va a Firenze?» E poi? E poi hanno parlato per 2 ore. 2 ore, Antonio. Lei mi ha scritto dopo dicendo che quella conversazione le ha cambiato la vita, perché ha capito che tutta la paura che aveva accumulato in 3 anni era inutile. Le persone volevano solo parlare con lei, con pazienza, con gentilezza. Che bella storia! E dimostra esattamente quello che diciamo oggi. Il primo passo è il più difficile, ma anche il più liberatorio. Se questa signora, dopo 3 anni di silenzio, ha trovato il coraggio in un treno, chiunque di voi può trovarlo oggi, ascoltando questo episodio. Allora, prima di chiudere, vogliamo lasciarvi un piccolo compito, come sempre. Sì. Scegliete una frase semplice che potreste usare oggi stesso nella vostra giornata. Per esempio, oggi il tempo è bello, oppure ho voglia di un caffè. Scrivetela, ripetetela ad alta voce, 5 volte, con convinzione, come se steste davvero parlando con qualcuno.
E poi, se avete coraggio, usatela oggi, con un amico, con un vicino, anche solo pensandola con forza mentre camminate per strada. E scriveteci la vostra frase nei commenti. Giorgia ed io le leggiamo tutte, sul serio, e magari rispondiamo con un consiglio personalizzato. Giorgia, raccontiamo qualche errore di pronuncia buffo, dai, per far capire alla gente che sbagliare è normale, anche divertente. Oh, ne ho sentiti tantissimi. Un mio studente una volta, invece di dire penna, ha detto pena. Voleva chiedermi una penna per scrivere e io per un attimo sono rimasta senza parole. Classico. La doppia consonante in italiano è un incubo per molti. Esatto, pena e penna sembrano identiche a chi non è abituato, ma cambiano completamente significato, come casa e cassa. O sonno e sono. Io ho sentito gente dire sonno felice invece di sono felice, e lì viene da ridere, ma con affetto, mai con cattiveria. Ed è proprio questo il punto. Quando fate un errore così, la persona davanti a voi non pensa che stupido, pensa che carino, sta provando. Ridiamo insieme, non ridiamo di voi. Il consiglio pratico qui è: allenate l'orecchio alle doppie consonanti, ascoltate, ripetete, esagerate pure la pronuncia all'inizio. Penna. Meglio esagerare che sussurrare piano piano. Ed è normale metterci mesi, anche anni, a sentirsi sicuri con questi suoni. Fa parte del viaggio. Antonio, parliamo di musica, perché secondo me è uno degli strumenti più sottovalutati per imparare l'italiano. Sono d'accordissimo. Io personalmente ho imparato tantissime espressioni proprio dalle canzoni. Pensate a un cantautore come Lucio Battisti, o più moderno artisti come Ultimo o Marco Mengoni. Le canzoni ripetono le stesse frasi più e più volte nel ritornello. E questo aiuta la memoria in modo naturale, senza sforzo. Non ve ne accorgete nemmeno, ma dopo aver ascoltato una canzone 10 volte, quella frase resta lì, nella vostra testa. Il consiglio è: scegliete una canzone italiana che vi piace, cercate il testo online e cantatela, anche se storpiate le parole all'inizio. Soprattutto se le storpiate all'inizio, fa parte del gioco. Con il tempo canterete sempre meglio e senza accorgervene la vostra pronuncia e il vostro ritmo del parlare miglioreranno, perché la musica insegna anche la melodia della lingua. L'italiano è una lingua molto musicale, con tante variazioni di tono, e cantare aiuta esattamente questo aspetto. Ora facciamo qualcosa di diverso, un piccolo dialogo di esempio per farvi vedere come potrebbe suonare una conversazione semplice, reale, al bar. Perfetto, io faccio il barista. E io la cliente. Iniziamo. Buongiorno, cosa le porto? Buongiorno, vorrei un cappuccino per favore e anche un cornetto se avete. Certo, il cornetto lo vuole semplice o con la crema? Con la crema, grazie mille. Perfetto, arriva subito. Da queste parti in vacanza? Sì, sono qui per una settimana. È la mia prima volta in Italia. Che bello! E le piace finora? Moltissimo, la gente è molto gentile. Ecco, avete visto? Un dialogo semplicissimo, frasi corte, nessuna grammatica complicata, ma questo tipo di conversazione, ripetuta 100 volte nella vita reale, costruisce sicurezza enorme. Esatto. Provate a immaginarvi in questa scena. Chiudete gli occhi, ripetete le battute, fate pratica anche da soli, immaginando le risposte. Facciamone un altro, questa volta al ristorante, che è un'altra situazione classica dove tanti si bloccano. Ok, io faccio la cameriera. E io il cliente, un po' indeciso. Buonasera, siete pronti per ordinare o vi serve ancora un minuto? Buonasera, ecco, mi consiglia qualcosa di tipico del posto? Certamente, oggi abbiamo delle ottime tagliatelle al tartufo, oppure, se preferisce il pesce, abbiamo il branzino alla griglia. Difficile scegliere. Prendo le tagliatelle, grazie. Ottima scelta. Da bere cosa desidera? Un bicchiere di vino bianco della casa, per favore. Perfetto, arriva subito. Vedete, anche qui frasi utili, riutilizzabili in 1000 situazioni simili. Mi consiglia qualcosa? È una frase d'oro, funziona ovunque, al ristorante, in un negozio, in un museo. Ed è anche un modo elegante per far parlare l'altra persona, mentre voi ascoltate e vi abituate al ritmo della conversazione. Parliamo adesso di un'altra paura molto comune. Non tanto parlare, ma capire quello che gli altri vi dicono. Ah, questa la conosco benissimo. Gli italiani, diciamocelo, parlano veloci. Velocissimo, sì. E spesso mangiano le parole, uniscono le frasi senza pause. Ricordo la mia prima settimana in Germania.
capivo forse il 30% di quello che mi dicevano e mi sentivo malissimo, frustrato. È normalissimo. Il cervello ha bisogno di tempo per abituarsi al ritmo reale della lingua parlata, che è molto diverso dall'italiano lento e chiaro dei corsi. E qui torna utile una delle frasi di sopravvivenza che abbiamo detto prima. Può parlare più lentamente, per favore? Nessuno si offende, ve lo assicuro. Anzi, le persone rallentano volentieri quando capiscono che state imparando. È un gesto di gentilezza che riceverete quasi sempre. E con il tempo l'orecchio si allena. All'inizio capite parole isolate, poi frasi intere, poi interi discorsi. È un processo, non succede in un giorno. Siate pazienti con voi stessi, anche in questo. Antonio, non possiamo parlare di comunicazione italiana senza parlare dei gesti. I gesti, fondamentali sinceramente. Gli italiani usano le mani quanto la voce, a volte anche di più. È vero ed è bellissimo, perché i gesti aiutano tantissimo chi sta imparando la lingua. Se non capite una parola, spesso capite il gesto. Pensate al gesto delle dita a cono che significa «ma cosa vuoi?» oppure la mano che gira vicino alla testa per dire «sei pazzo». O il classico boh, con le spalle alzate e le labbra in giù, che significa non lo so. Quello lo capiscono tutti, in ogni lingua del mondo, credo. Il consiglio qui è osservate, imitate. Non abbiate paura di usare i gesti anche voi mentre parlate. Vi aiuta a comunicare anche quando le parole non arrivano e vi fa sentire meno bloccati. E in più, diciamocelo, è divertente. Parlare con le mani vi fa sentire un po' più italiani. Un altro argomento importante, i falsi amici. Quelle parole che sembrano simili in un'altra lingua ma significano cose completamente diverse. Esempio classico. Camera in italiano significa stanza, non l'apparecchio fotografico. In libreria non è la biblioteca, è il negozio dove si comprano i libri. La biblioteca in italiano si chiama appunto biblioteca. Un altro che confonde tantissimo, parenti in italiano significa familiari, non parenti. E morbido non ha niente a che vedere con morboso o cose macabre, significa semplicemente soffice, come un cuscino morbido. Questi errori capitano a tutti, non preoccupatevi. Anche i madrelingua a volte si confondono con i falsi amici di altre lingue. Il consiglio è, quando trovate una parola che vi sembra troppo simile alla vostra lingua, verificatela. A volte è davvero uguale, ma altre volte vi riserva delle sorprese, magari anche imbarazzanti. Sì, meglio scoprirlo prima che durante una conversazione importante. Oggi viviamo in un'epoca fantastica per chi impara le lingue. Verissimo. Ci sono tante app e community create apposta per questo, dove potete scrivere o parlare con italiani che magari vogliono imparare la vostra lingua in cambio. È un vero scambio. Voi aiutate loro con l'inglese o con lo spagnolo e loro aiutano voi con l'italiano. Il bello è che spesso nascono vere amicizie. Non è solo pratica linguistica fredda, diventa un rapporto umano vero, con persone che magari un giorno andrete a trovare in Italia. Il mio consiglio è: non abbiate paura di scrivere il primo messaggio. Ciao, sto imparando l'italiano, ti va di fare 2 chiacchiere? È semplicissimo e la maggior parte delle persone risponde con entusiasmo. E anche qui l'errore fa parte del gioco. Scrivendo messaggi avete anche più tempo per pensare rispetto a una conversazione dal vivo, quindi è un ottimo punto di partenza per chi si sente ancora insicuro. Parliamo di viaggio, Antonio, perché per tanti studenti il vero obiettivo finale è proprio questo, venire in Italia e cavarsela con la lingua. Ed è un'esperienza incredibile, ve lo assicuro. Quando finalmente usate l'italiano nella vita reale, in un contesto vero, tutta la teoria studiata prende vita. Io ricordo un mio studente che dopo un anno di lezioni online con me è andato a Roma per la prima volta. Mi ha scritto emozionatissimo, dicendo che era riuscito a ordinare al ristorante, chiedere indicazioni e persino fare una piccola battuta con il tassista. Che soddisfazione deve essere stata. Enorme. E mi ha detto una cosa che non dimenticherò mai. Giorgia, per la prima volta non mi sono sentito un turista, mi sono sentito parte del posto, anche solo per pochi minuti. Questo è il vero potere della lingua. Non è solo comunicazione, è appartenenza, è connessione con un luogo e con le persone. Se avete un viaggio in programma, usatelo come motivazione. Immaginatevi lì. Immaginatevi mentre ordinate un caffè, mentre chiedete indicazioni. Questa visualizzazione vi aiuta a prepararvi mentalmente.
Viviamo in un momento storico pazzesco per chi studia le lingue, con tutti gli strumenti tecnologici a disposizione. Verissimo. App per il vocabolario, podcast come il nostro, video, intelligenza artificiale con cui potete anche fare conversazione quando non avete un partner umano disponibile. Io consiglio sempre di usare più strumenti insieme, non uno solo. Un'app per il vocabolario quotidiano, un podcast per l'ascolto e magari video con sottotitoli per l'immersione visiva. E se avete paura di parlare con una persona vera, potete iniziare proprio con la tecnologia, con un assistente virtuale, per fare pratica senza la pressione del giudizio umano. È un ottimo trampolino di lancio. Non deve essere il punto d'arrivo, ma può essere un ottimo punto di partenza per chi è davvero timido. L'importante è non restare solo nella teoria. La tecnologia deve portarvi verso conversazioni vere, prima o poi, altrimenti rimane solo un esercizio sterile. Antonio, parliamo di un momento che tutti conosciamo bene. Stai parlando, la frase va bene e poi ti blocchi. Non trovi la parola. Il famoso vuoto mentale. Esatto. Cosa si fa in quel momento? Perché è lì che molte persone si spaventano e smettono di parlare del tutto. Il primo consiglio è: non c'è bisogno del panico. Potete usare frasi come si dice, oppure semplicemente descrivere la parola che non ricordate. Esatto. La circonlocuzione. Se non ricordate ombrello, potete dire quella cosa che usi quando piove. Le persone capiranno benissimo e magari vi diranno la parola giusta. È un'abilità reale, sapete? Anche i madrelingua la usano quando non trovano una parola precisa. E poi c'è un altro trucco, le pause riempitive. In italiana diciamo cioè, allora, diciamo, insomma. Queste parole vi danno tempo per pensare senza creare silenzio imbarazzante. Allora, cioè, come dire, sono frasi che usano tutti gli italiani, in ogni conversazione, anche tra madrelingua. Usarle vi farà sembrare più naturali e vi darà quel secondo in più per trovare la parola giusta. Facciamo un altro piccolo dialogo pratico, questa volta in un negozio di vestiti. Perfetto, io faccio la commessa. Buongiorno, sto cercando una giacca, magari qualcosa di leggero per la primavera. Buongiorno. Certo, le mostro subito qualche modello. Che taglia porta di solito? Porto la taglia media, la M. Perfetto. Guardi, abbiamo questi due modelli. Uno è più classico, l'altro più sportivo. Vuole provarli? Sì, grazie. Provo quello sportivo. Il camerino è proprio lì a destra. Vedete, anche qui, frasi semplici e riutilizzabili. Sto cercando, che taglia porta, vuole provarlo. Sono blocchi di conversazione che potete riutilizzare in 1000 negozi diversi. Vi consiglio davvero di scrivervi questi piccoli dialoghi e praticarli a memoria prima di un viaggio. Vi toglierà tantissima ansia. Antonio, parliamo di un aspetto che spaventa molti studenti: gli accenti regionali italiani. Ah sì, questo è un tema enorme. L'Italia ha una varietà incredibile di accenti e dialetti. Un napoletano parla in modo molto diverso da un milanese, che a sua volta è diverso da un siciliano o da un veneto. E molti studenti si spaventano. Pensano, ma io ho studiato l'italiano standard e adesso non capisco niente. Ma è normalissimo, sapete. Anche noi italiani a volte facciamo fatica a capire un dialetto molto stretto di un'altra regione. L'importante è non farsi spaventare. Considerate gli accenti come una ricchezza culturale, non come un ostacolo. Ogni accento racconta una storia, una regione, una tradizione. E con l'esposizione e con l'ascolto costante, l'orecchio si abitua anche a questo. Consiglio di ascoltare contenuti da regioni diverse, così vi allenate a riconoscere le variazioni. E se non capite un accento particolare, non è colpa vostra. Chiedete gentilmente di ripetere o di parlare più lentamente. Capita a tutti, anche tra italiani stessi. Un altro esercizio che consiglio spesso è tenere un diario in italiano. Sì, questo lo adoro. Anche solo poche righe al giorno. Scrivete cosa avete fatto, come vi sentite, cosa vi preoccupa, cosa vi rende felici. Non importa la lunghezza, importa la costanza. E la cosa bella è che scrivere vi dà tempo per pensare, per cercare le parole con calma, senza la pressione di una conversazione dal vivo. Con il tempo le parole che scrivete diventano parole che sapete usare anche a voce, perché le avete già praticate, già digerite mentalmente. Io consiglio di rileggere i vecchi diari dopo qualche mese. Vedrete quanto siete migliorati e questo vi darà una motivazione pazzesca per continuare. È come una fotografia del vostro progresso. All'inizio scriverete frasi semplicissime, con errori, e dopo qualche mese vedrete frasi più lunghe, più complesse, più sicure. Provate, seriamente.
Anche solo 3 righe stasera, prima di dormire. Abbiamo parlato di amicizia online, ma voglio approfondire il concetto di tandem linguistico, perché merita attenzione speciale. Spiega bene cos'è per chi non lo conosce. Il tandem è uno scambio linguistico strutturato. Voi parlate 15 minuti in italiano con il vostro partner e voi 15 minuti nella lingua che lui o lei sta imparando. Un vero scambio alla pari, equo, dove entrambi insegnate e imparate. Esatto, e la cosa bella è che il vostro partner capisce esattamente come vi sentite, perché anche lui sta vivendo la stessa esperienza dall'altra parte. Una vera empatia reciproca, non giudizio ma comprensione, perché entrambi state facendo errori nella lingua dell'altro. E spesso questi rapporti diventano amicizie durature, a volte per anni, con persone che magari non incontrerete mai di persona, ma con cui costruite un legame speciale attraverso la lingua. Se non l'avete mai provato, vi consiglio davvero di cercare un tandem. È uno degli strumenti più potenti che esistano per superare la timidezza. Antonio, prima ho raccontato io una storia, adesso tocca a te. Raccontaci un momento vero, personale, in cui hai smesso di avere paura di parlare una lingua straniera. Ah bene, ve la racconto. Era il mio secondo mese in Germania e mi sentivo bloccato, esattamente come descrivevamo prima. Capivo tanto, ma parlavo pochissimo. E cosa è successo? Un giorno mi si è rotta la bicicletta, in mezzo alla strada, lontano da casa, e non avevo scelta. Dovevo chiedere aiuto a qualcuno, in tedesco, senza alternative, senza il telefono con il traduttore, niente. Situazione di emergenza vera. Esatto. Mi sono avvicinato a un signore che stava innaffiando le piante nel giardino e con il cuore che batteva fortissimo ho detto una frase imperfetta, piena di errori probabilmente, ma l'ho detta. E sapete cos'è successo? Cosa? Lui mi ha sorriso, mi ha aiutato con la bicicletta e abbiamo anche scambiato 2 chiacchiere mentre la sistemava. In quel momento ho capito una cosa fondamentale. Quando hai davvero bisogno di comunicare, la paura sparisce, perché la necessità è più forte della paura. Che bella riflessione. Da quel giorno ho iniziato a cercare situazioni reali, anche piccole, dove ero costretto a parlare. E ogni volta la paura diminuiva un po' di più. Antonio, abbiamo ricevuto tante domande dai nostri ascoltatori. Rispondiamo a un paio velocemente. Ottima idea. La prima domanda dice: quanto tempo ci vuole per parlare italiano con fluidità? Domanda difficile, perché dipende da tantissimi fattori. Quanto tempo dedicate ogni giorno, la vostra lingua madre, l'esposizione che avete alla lingua. Ma in generale, con pratica costante, molti studenti iniziano a sentirsi più sicuri già dopo 6 mesi, un anno di studio regolare. L'importante non è la velocità, ma la costanza. Meglio lento e costante che veloce e discontinuo. Seconda domanda. Cosa faccio se mi vergogno del mio accento straniero? Questa mi tocca personalmente, perché anche io ho un accento quando parlo altre lingue e per anni me ne sono vergognato. E cosa hai capito? Ho capito che l'accento non è un difetto, è la prova che conoscete più di una lingua. È affascinante, non imbarazzante. Le persone spesso trovano gli accenti stranieri belli, interessanti, non li giudicano male come pensiamo noi. Esatto, l'accento è parte della vostra identità linguistica, non un errore da correggere a tutti i costi. Giorgia, voglio parlare di un momento che capita a tutti, prima o poi, quando la motivazione crolla. Sì, è inevitabile. Ci sono settimane in cui studiare italiano sembra una montagna impossibile da scalare. E in quei momenti molte persone abbandonano del tutto, pensando, tanto non ce la farò mai. Il mio consiglio è, quando la motivazione cala, riducete l'obiettivo, non abbandonatelo. Invece di studiare 1 ora, studiate 5 minuti. Invece di una lezione intera, ascoltate solo una canzone. L'importante è non rompere mai completamente la catena, anche con il minimo indispensabile. E ricordatevi perché avete iniziato. Scrivetevi da qualche parte il vostro motivo, che sia un viaggio, una persona speciale, un sogno personale, e rileggetelo nei momenti di crisi. La motivazione va e viene, è normale, è umano. Ma la disciplina, le piccole abitudini quotidiane, quelle vi portano avanti anche quando la motivazione non c'è. Ed è proprio nei momenti difficili che si costruisce la vera fluidità, perché continuate anche quando sarebbe più facile fermarsi. Antonio, voglio parlare di un'abitudine che consiglio a tutti i miei studenti: celebrare le piccole vittorie. Spiegaci meglio cosa intendi. Spesso ci concentriamo solo sugli errori, su quello che non sappiamo ancora fare, ma raramente ci fermiamo a riconoscere i progressi, anche piccoli. Tipo? Tipo, avete capito una battuta in italiano senza sottotitoli? Vittoria. Avete ordinato al ristorante senza usare l'inglese? Vittoria.
Avete sognato in italiano una notte? Vittoria enorme, sinceramente. È vero, sognare in una lingua straniera è un segnale bellissimo. Il nostro cervello impara meglio quando riceve rinforzi positivi. Se vi concentrate solo sugli errori, il cervello associa l'italiano a qualcosa di negativo, stressante. Se invece celebrate i progressi, l'italiano diventa qualcosa di piacevole, motivante. Quindi il consiglio è: tenete magari una piccola lista, scritta o mentale, delle vostre vittorie linguistiche. Rileggetela nei momenti no. Vi sorprenderete di quanto siete già andati avanti, anche se non ve ne accorgete nel quotidiano. Prima di chiudere davvero l'episodio, vogliamo lasciarvi un ultimo esercizio, un po' più profondo degli altri. Sì, questo mi piace particolarmente. Scrivete una lettera a voi stessi, in italiano, immaginando di leggerla tra un anno. Raccontate come vi sentite oggi riguardo alla lingua, quali sono le vostre paure, i vostri sogni, cosa vorreste riuscire a fare tra 12 mesi. Non deve essere perfetta, anzi, più è imperfetta e sincera, meglio è. Mettete via questa lettera, in un cassetto, in un file sul computer, dove preferite. E tra un anno esatto, rileggetela. Vi garantisco che sarà un'emozione fortissima vedere quanto siete cambiati, quanto siete cresciuti. Questo esercizio unisce tutto quello che abbiamo detto oggi: scrittura, riflessione personale, motivazione e la voglia di superare le proprie paure, un passo alla volta. Chi di voi lo farà davvero? Scrivetecelo nei commenti, ci piacerebbe saperlo. Bene amici, siamo arrivati alla fine di questo episodio di L'Italia svelota. Ricapitoliamo velocemente quello che abbiamo detto oggi. Primo, gli errori non rovinano niente, il silenzio sì. Secondo, smettete di tradurre nella testa. Pensate direttamente in italiano, anche con frasi semplici. Terzo, parlate da soli. Sembra strano, ma funziona davvero. Quarto, create immersione. Portate l'italiano nella vostra vita quotidiana. Quinto, usate lo shadowing e ripetete ad alta voce. Sesto, siate gentili con voi stessi. State imparando, non fallendo. E infine, cercate occasioni vere per parlare, anche piccole, anche imperfette. Ricordate la storia della signora sul treno. A volte basta una sola frase, una sola domanda coraggiosa per aprire una porta che pensavate chiusa per sempre. Il silenzio vi sembra sicuro, lo capiamo, ma è una sicurezza che costa cara, perché vi porta via conversazioni, ricordi, connessioni umane che non torneranno indietro. Quindi, da oggi, un passo alla volta, con pazienza, con gentilezza verso voi stessi, iniziate a parlare, anche male, anche piano, ma iniziate. Se questo episodio vi è piaciuto, vi è stato utile, fateci un grandissimo favore. Mettete like, iscrivetevi al canale L'Italia Svelata e condividetelo con un amico che sta imparando l'italiano insieme a voi. E lasciateci un commento con la vostra frase del giorno. Vogliamo leggervi, vogliamo conoscervi, vogliamo essere parte del vostro percorso verso la spontaneità. Grazie di cuore per essere stati con noi fino a questo momento. Grazie a voi, davvero. Noi siamo Antonio e Giorgia. Ci vediamo nel prossimo episodio